Prova. Ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un club berlinese stagionale che si paga solo con carte Bitcoin. Dopo la sigla. Ma ciao ragazzi, è arrivato l'ora di fare un nuovo video e quest'oggi parliamo di uno dei club di Berlino che personalmente punto più all'open air che al chiuso, anche per una questione di metratura. Questa puntata andrà nella playlist Club and Party Ratings, ok? Deswegen, perciò, therefore, è possibile abbiamo la possibilità di farlo qua. Ragazzi, arrivo da un weekend abbastanza distruttivo, sono stata ad Amsterdam per il Gegen, però è ora che io vi registro questo video. Dobbiamo parlare l'Else Club Berlin, dobbiamo parlare di questo oggi. Perché? Perché a breve ci sarà anche un nuovo evento che lo aspettiamo annualmente, diciamo, ed è la festa di Kay, l'etichetta di Freddie Kay, appunto. E quindi ci sarà esattamente questo sabato. Oggi è giovedì 8/8, attenzione, c'è il portale 8/8, e quindi parliamo dell'Else. Mi sono preparata anche la puntata, questa è stata creata in collaborazione con altre persone che ho incontrato all'Else. Innanzitutto piccole basi. L'Else è un club stagionale, come vi ho appena detto, quindi è aperto solo in estate. Per Berlino, in estate, un paio di mesi. È in collaborazione con il Renate, andate a vedere il Renate da qualche parte, la gestione è la medesima. Quest'anno hanno fatto un rinnovo bellissimo e quindi vedi, glieli dai volentieri i soldi del ticket a un club che ogni anno ti ripresenta qualcosa di diverso, personalmente. E quindi ragazzi, Che difficile stare fermi, ma tutti mi hanno detto che devo stare ferma, però è molto brutto, io non ce la faccio. Va bene, provo a stare più ferma il possibile. ragazzi, torniamo a noi seri, andiamo nel body del video. Io qui ho un bellissimo elenco di caratteristiche, secondo la mia visione, del club Else a Berlino. Allora, il mio primo punto dell'elenco recita: si paga solo con carta e Bitcoin. Ebbene sì, a Berlino l'unico club dove si paga solo con carta e Bitcoin è l'Else, nell'Essenbruch. Contanti? No. Perché? Perché hanno meno gestione della cassa e il night manager, il bar manager ha meno lavoro da fare, firmare, contare la cassa, eccetera, ed è tutto digitalizzato. Ok, figo, però io l'anno scorso ho avuto un problema grosso con la banca e non avevo le carte che mi funzionavano, avevo solo contanti. Quindi l'inclusività mi va a perdere un attimo, però posso capirla per la parte logistica, finanziaria. Va bene. E poi c'è questo open air però coperto, stile Heidengluen. Quindi se piove si può comunque ballare, ovviamente. E quindi viene personalmente categorizzato nel club da visitare come estivo open air, ok? Insieme ad altri a Berlino c'è il Sisyphus, c'è l'Oxy, ha un bellissimo open air che l'ho visitato solo quest'anno. Katablau ha un open air che è stratosferico, quindi va categorizzato in quel tour lì. Vi invito ad andare a vedere la playlist il Techno Tour cos'è. Vi spiego la mia visione
dei club da provare a entrare in un eventuale techno tour berlinese, però con un target ben preciso. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, più siamo, più lavoro posso fare per voi. Ho in serbo già un paio di novità, ma dobbiamo aspettare dopo l'estate, dopo le vacanze. Se conoscete qualcuno che ha in progetto di venire a ballare a Berlino, condividete questi video, possono aiutare qualche persona ad entrare nel migliore dei modi possibili senza stress. Il secondo punto che ho scritto è body check molto accurato. Ragazzi, quando entrate al club sapete che dovete essere controllati dei vostri averi, peggio che in aeroporto, perché il club deve essere al più possibile un ambiente sicuro. Questo body check è ancora più accurato del Berga, intanto che facciamo sempre questo confronto. Ho visto buttare fuori gente a prendere l'Ausverbot, farsi cambiare, addirittura non poter entrare perché hanno i sandali e quindi è unsafe per i tuoi piedi. Però siamo un pochino anche qua, poco meno inclusivi, perché saranno moccati se io voglio andare a ballare coi sandali, ma io posso anche star seduto tutto il giorno, c'è la pizzeria, cioè ci stai 24 ore lì benissimo, dalle 8 alle 8 ci stai, dalle 9 alle 9. No, quelle sono 12 ore. Vabbè, io e la Fede ne abbiamo fatte 24, ma questo è un altro discorso. Quella sera c'era una festa, sì, dove si ballava, sì, però era una festa di un noto magazine, il K-Magazine, qua a Berlino. Però era anche un incontro di meeting, volendo, perché io ho ballato in mezzo ai vestiti, non vi dico altro, però è stato bellissimo. Quindi, cioè tu mi dici non puoi entrare perché indosso dei sandali. Wow! È una posizione bella importante. Infatti nessuno capisce un attimo l'identità del club. Allora, che faccia belle feste, sì. Che abbia un impianto da paura, l'ho scritto anche qua dopo, sì. Noi clubbers dobbiamo ancora capire l'identità di quel club. Ad oggi è molto molto strict, che per carità, da un lato diciamo che è giusto così, dall'altro da capire un secondo. Comunque andiamo avanti. Sì, ho parlato esattamente a questa festa che sono stata al K-Magazine all'Else. Ho parlato con Francesco Visconti VSK sull'impianto, l'ho intervistato, gli ho fatto un paio di domande. Cosa ne pensi dell'impianto? A me piace. Francesco mi ha risposto che è un impianto da sturbo, come direbbe Bart Simpson, un impianto da sturbo, e quello che noi sentivamo era praticamente un quarto della potenza ed era molto alto. E infatti io chiesi, è alto perché è alto il volume o è alto perché è regolato da una crowd fissa, piena, full, e ce n'era un po' meno? Finissimo, a parte chiuso parentesi. E allora lui mi ha iniziato tutto il discorso dicendomi che questo impianto si chiama Lambda Labs e cioè questa company è stata fondata da uno dei soci iniziali della Function One. Vi metto tutto in descrizione. Allora, se vi mettete a ballare front right dal DJ, ok, nella main floor, potete vedere lo spray di giorno ed è bellissimo, è suggestivo vedere l'acqua, è bellissimo. Potete intravedere un pezzetto della chill area dell'Else se passate a piedi dall'Elsenbruch. E infatti lì, già lì potete sentire, è un open air. Madonna, ma c'aveva un impianto, ma infatti. Allora, stavamo parlando anche di Gegen e Conceptual, quella domenica del weekend del Christopher Street Day. E in quel caso, essendo un party queer,
sex positive fetish, hanno adibito anche la dark room all'Else, che come faccio a spiegarvelo se non siete entrati, è sopra nei container. Come ho anticipato prima, l'acqua è potabile. L'anno scorso all'Else l'acqua non era potabile, e un po' come a Londra, però non c'erano i boccioni dell'acqua. Dicevo che l'anno scorso l'acqua non era potabile, quest'anno hanno messo dei filtri forse, però comunque non è buona. Però almeno puoi andare, in caso di bisogno si può correre al rubinetto a bere, quindi va bene così. Almeno abbiamo cambiato questo. Molto interessante anche da dire che i bar, i molteplici bar, perché ce n'è uno ogni 30 passi c'è un bar, ci sono degli alcolici molto fighi, ci sono degli alcolici molto buoni, tra cui il mio preferito è il mezcal col ghiaccio. Wow. E non c'è lo Jägermeister, non c'è la cola, io credo sia una scelta di non prendere brand internazionali, ma supportare il business locale. Però, sorry, a me la Fritz Cola non mi piace. Allora io mi bevo il club mate, un ginger mate, mio mate, una roba che mi fa stare sveglia. Io non bevo alcol. Comunque, quel poco alcol che bevo, lo bevo tipo shot, tranne il mezcal, perché a me piace col ghiaccio sorseggiarlo. Però ho visto anche hanno degli scotch importanti. Mi viene in mente la Freud, è un whisky, la Freud, vabbè, insomma, interessante, perché no? A me piace anche la sezione bar al club, perché c'è gente che non prende altro che alcol, e se uno vuole bere bene è giusto che ci siano delle marche molto alte. Poi andiamo avanti, ragazzi. Poi c'è la pizzeria. C'è la pizzeria e ovviamente tutti italiani, quindi la pizza è anche buona, e si possono fare degli aperitivi interessanti, come vi dicevo prima la festa del K-Magazine che ho fatto. Bello, mi è piaciuto. Tagliamo. Arriviamo al punto con un pro e un contro, almeno per la mia esperienza, io parlo sempre per la mia esperienza. Se voi avete altri vissuti, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché è bello interagire e capire se magari io sto sbagliando oppure è solo una mia visione ad oggi, eccetera. Comunque l'awareness team è stato presente durante il by day, il daytime di giorno, è stato molto presente. L'awareness team, per chi non lo sa, può andare a vedere la playlist che si chiamerà l'ABC dei club berlinesi. Andate a vedere che cos'è l'awareness team, ok? Allora, l'awareness di giorno tutto figo, perché andava addirittura in giro a dare gratuitamente la frutta. Apro e chiudo parentesi, qua nessuno ti regala niente, qua non ci sono gli aperitivi con la patatina, oddio, è raro, molto raro, e l'italiano deve saperlo bene, però qua non ti regala un cacchio nessuno. Ottima cosa, però io non avevo preventivato di star via così tante ore con la mia amica di Closing Animals, la Federica, che avevamo fatto Renate. Andate a vedervi Renate qua da qualche parte. Non avevo previsto di stare fuori così tante ore e mi era venuta fame, la pizzeria era chiusa. Io sono andata all'awareness a chiedere una banana. Purtroppo non mi hanno tanto risposto bene, quindi qua è un punto a favore e un punto a sfavore, quindi è palla al centro, 0-0. Sorry, questo è il mio rating. Ragazzi, questo per me è l'Else, mi sono divertita un sacco. Ripeto, ho fatto il Christopher Street Day parade con il Gegen il Perceptual. Devo dire che mi sono divertita tantissimo, l'impianto è ottimo,
In più puoi stare quante ore vuoi perché puoi anche mangiare, c'è la pizza. E credo che ci sia anche qualcosa, e c'è una vending machine con la cosa da mangiare, tipo patatine, robe dolci, quindi tipo kiosk, quindi si può stare lì anche un bel po' di ore. Qualora ci fossero party sex positive e fetish, allestiscono anche la dark room. Quindi è un servizio che alcune persone cercano. L'impianto, l'abbiamo detto, nasce da uno dei fondatori della Function One, che si è staccato da quella società e ha aperto la propria company che si chiama Lambda Labs. E ragazzi, è un impianto che io vi dico di andare a sentire perché vale, veramente. Poi è in pieno centro, è a Traptower Park, cioè io ci arrivo col mio bus, e se voglio fare la Queen, oppure anche in bicicletta se voglio fare la Double Queen, e è figo, è figo. Poi è bello perché puoi svegliarti, puoi anche andare a fare colazione, mangiare un börek o con gli spinach o da so, è tutto lì vicino. Dall'altra parte c'è Renate, l'ex Magdalene, che quindi si chiama Club Ost, di fronte a Renate. È tutto lì, avete capito la zona? Se non avete capito scrivetemelo qua sotto. E inoltre mi interessa veramente sapere la vostra e capire se questo layout di video possa interessarvi. Vi prego di scrivermelo nei commenti, allora io capisco come fare al meglio i video. Ho appena iniziato, quindi andiamo avanti ragazzi. Chi è arrivato fino a qua mi può mettere gentilmente 3 icone di le roller coaster, come si chiamano? Dovrei fare il closing, sì, dovrei fare il closing. Dovrei fare il closing. Allora, il closing, quello variabile, recita: quello che ti arriva dal comportamento delle persone, che ti dà fastidio, è proprio quello che tu puoi fare a qualcun altro. Quindi se a te dà fastidio, lavoraci. Perché l'universo è uno specchio e finché non attenui quelle cose ti tornano. E il closing che piace a tutti, quello fix: ragazzi, siate i bouncer di voi stessi sempre, mi raccomando. Ciao ragazzi.